Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e nel video di oggi scopriremo insieme come lavorare una variante della spighetta rumena all'uncinetto. La spighetta rumena è una lavorazione piatta molto utilizzata nei progetti all'uncinetto come decorazione, rifinitura o addirittura come manico per un'eventuale borsa. In questo video vi mostro una variante molto compatta e molto particolare che potrete andare ad eseguire con qualsiasi tipologia di filato. È una lavorazione irreversibile, quindi abbiamo la stessa texture sia da una parte che dall'altra. Nel video vi mostrerò come eseguirla utilizzando un filato specifico per borse e vi darò anche qualche piccola indicazione per quanto riguarda la cucitura di questa nostra lavorazione per eseguire delle rifiniture oppure per trasformarla in un manico per borse. Non ci resta quindi che scegliere il nostro filato, il nostro uncinetto che vi ricordo dovete sempre adeguare alla tipologia di filo che scegliete di utilizzare e andare ad uncinettare la nostra variante della spighetta rumena. Se pensate di realizzare, ad esempio, un manico per borse e avrete quindi la necessità di cucire entrambi gli estremi della vostra lavorazione, il mio consiglio è quello di lasciarvi un pochettino di filo in più e andare a realizzare il cappietto iniziale non alla base della codina del filo, ma più avanti, così potrete sfruttare questo filo in fase di cucitura. Per quanto riguarda invece l'altro capo opposto della nostra lavorazione, vi darò qualche piccolo suggerimento al termine della spiegazione tecnica. Con il filato che abbiamo scelto di utilizzare, realizziamo un cappio. A seguire 3 catenelle. Con l'uncinetto dobbiamo entrare nella seconda e nella prima catenella realizzata, prendendo il filo senza lavorarlo. Entro quindi nella seconda catenella, prendo il filo e lo porto a traverso, come se volessi eseguire un punto basso. Entro nella prima catenella lavorata, prendo il filo e lo porto a traverso. Otterrò così 3 asole sul mio uncinetto. Carico il filo e le chiudo tutte e 3 contemporaneamente. Alla base delle 3 asole che abbiamo appena chiuso insieme abbiamo queste sorte di piccole astine in orizzontale. 1, 2 e 3. Con l'uncinetto dobbiamo entrare nella prima e nella seconda e ripetere i passaggi che abbiamo appena eseguito, cioè entrare all'interno di queste astine, prendere il filo senza lavorarlo. Vado ad entrare nella prima astina. Prendo il filo e lo porto attraverso. Entro nella seconda astina, prendo il filo e lo porto attraverso. Ed ecco nuovamente 3 asole sul mio uncinetto. Carico il filo e vado a chiuderle tutte e 3 insieme contemporaneamente, ottenendo questo risultato. Per eseguire questa lavorazione dobbiamo sempre avere 3 asole sul nostro uncinetto che andremo poi a chiudere insieme. Spostiamo la nostra attenzione qui, sulla destra. Possiamo notare in questo caso 3 astine, 1, 2 e la più piccolina qui in basso. Con l'uncinetto dobbiamo entrare a lavorare in queste 3 astine. Per fare questo ruotiamo leggermente la nostra lavorazione. Con l'uncinetto entriamo nella prima astina che ci si presenta. Prendiamo il filo, lo portiamo attraverso. Ci restano ancora 2 asole. Passiamo sotto la seconda e sotto la terza, contemporaneamente. Prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Ed ecco qui le nostre 3 asole sull'uncinetto.
Carichiamo il filo e le chiudiamo tutte insieme contemporaneamente. Ed ecco qui, alla nostra destra, le 3 astine sotto le quali dobbiamo andare a prendere il nostro filo. Ruotiamo leggermente il lavoro in modo da avere le 3 astine davanti a noi. Entriamo sotto la prima, prendiamo il filo. Entriamo sotto la seconda e la terza contemporaneamente. Prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. 3 asole, prendiamo il filo, le chiudiamo tutte insieme. Ruotiamo ancora. 1, 2 e 3 astine. Passiamo sotto la prima, prendiamo il filo. Passiamo sotto la seconda e la terza, prendiamo il filo. Chiudiamo. Ruotiamo. Sotto la prima. Sotto la seconda e la terza. Carichiamo il filo e chiudiamo. Questi sono tutti i passaggi che dovremo ripetere. Dobbiamo sempre ruotare il nostro lavoro in modo da avere rivolte verso l'alto le nostre 3 astine. Sotto la prima prendiamo il filo, passiamo sotto la seconda e la terza, prendiamo il filo e andiamo poi a chiudere il tutto caricando il filo sull'uncinetto. Dopodiché ruotiamo perché se abbiamo lavorato correttamente, qui sulla destra avremo le 3 astine per eseguire i passaggi successivi. Continuiamo quindi lavorando in questo modo finché la nostra lavorazione non avrà raggiunto la lunghezza desiderata. Una volta raggiunta la misura desiderata, per completare la nostra lavorazione, andiamo semplicemente ad allungare l'asola, sfiliamo l'uncinetto, tagliamo il filo e sfiliamo la nostra asola. Se dovete cucire questa lavorazione, vi consiglio, nel momento in cui andate a tagliare il filo, di lasciarvene un pochettino in più. Così, una volta sfilata l'asola, utilizzerete il filo già agganciato alla vostra lavorazione per eseguire la cucitura e non avrete poi fastidiosi nodini da nascondere in un secondo momento. Per quanto riguarda l'inizio del lavoro, quando abbiamo avviato il tutto, abbiamo realizzato un cappio con il nostro filo e poi abbiamo proseguito con le nostre 3 catenelle. Ovviamente ci resta qui alla base il nodino del nostro cappio, che risulta essere anche abbastanza antiestetico. Il mio consiglio, utilizzando un ago, è quello di portare la codina del nostro filo all'interno del lavoro e in questo modo il nostro nodino antiestetico andrà a mimetizzarsi qui alla base del nostro lavoro. Se volessimo utilizzare questa lavorazione ad esempio come manico per un progetto borsa, possiamo andare direttamente a cucirla al corpo. Oppure possiamo prendere degli anelli moschettone come questo, far girare parte della nostra lavorazione intorno all'anello in questo modo e andare a cucire qui, nella parte interna del nostro manico. Questa lavorazione è molto compatta. Possiamo sì utilizzarla come manico per la nostra borsa, però dobbiamo fare sempre attenzione alla gestione del peso. Vi lancio inoltre uno spunto creativo che vi consentirà anche di creare un manico particolare e ancora più resistente. Potreste creare 3 strisce della stessa misura con questa lavorazione, andare a intrecciarle insieme per ottenere appunto un manico particolare e ancora più resistente, poiché andrete a triplicare la consistenza del vostro manico. Siamo così arrivati al termine di questo mini tutorial dedicato alla variazione della spighetta rumena. È una lavorazione estremamente versatile, possiamo utilizzarla come decorazione, come manico per una borsa, come rifinitura magari per un progetto come una copertina per una maglia.
Insomma, tutto dipende dalla vostra fantasia e ovviamente dalla tipologia di filato che scegliete di utilizzare, poiché, vi ricordo, potrete replicare questa lavorazione con qualsiasi tipologia di filato. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e sia stato per voi uno spunto creativo. Se è così, fatemelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. E ovviamente, se ne avrete piacere, vi invito ad iscrivervi sul mio canale per non perdere tutti i prossimi video tutorial che ho in programma per voi. Perciò con questa mini lavorazione vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!